I am if you know the way. I do know the way. I know the way to your house. Then come over to my house and get Ebola. I am coming over to your house to get Ebola. I know, bitch, be humble. Un bacio a tutti come ciù. Sì. Sì, lo so, sono poco credibile. Tu dici, entri dalla porta e c'hai gli occhiali. Chiunque mi conosca sa che io gli occhiali quando esco fuori non li metto mai, ma perché oggi mi si era rotta la lente a scuola e mi dovevi vedere a me come un cretino a stare così a guardare tipo ovunque, perché da un lato ero cieco, dall'altro no. Mettiamo questo su zaino del ca. Oggi è venerdì, per me è venerdì, non so quando uscirà questo video, non ho ne idea. Ho finito una settimana di scuola e quale momento migliore per non parlare di scuola? Probabilmente sentirete le voci di sottofondo della mia famiglia per tutto il video perché voglio sfruttare la luce e quindi vaffanculo. Quindi, la scuola. Le differenze tra la scuola italiana e la scuola americana. Questo video lo dividerò principalmente in 4 parti: orario, classi, sport e eventi speciali, come vacanze o qualsiasi cosa del genere. Fare paragoni con qualsiasi categoria che ho elencato tra la scuola italiana e la scuola americana. Partiamo subito con l'orario della scuola americana. La scuola americana diciamo che è diversa per ogni stato, cioè sono 50 stati, la scuola americana è diversa come orari, molto più variegata di come ci aspettiamo noi in Italia. Mi limiterò principalmente a elencare quello che faccio io a scuola, perché so che tutte le scuole sono diverse e se mi mettessi ad elencarle tutte non finirei più. E questo video durerebbe una vita e voi probabilmente skipperete. La scuola inizia, sì lo so, questo vi urterà un pochettino, la scuola inizia alle 7:10 di mattina. Per me c'è anche un'eccezione perché io mi devo svegliare ogni giorno alle 5:40 quando fuori è ancora buio, prendere il bus quando è ancora buio, verso le 6:20 di mattina, arrivare lì alle 6:45, scendere, aspettare 20 minuti prima che la campanella suoni. La scuola finisce alle 2:20 di pomeriggio. Ovviamente prendo il bus anche per tornare, quindi verso le 3 sono a casa. Sì, perché ci mette un pochettino, ci mette una quarantina di minuti per arrivare. Però, stanno iniziando anche a farla in Italia questa cosa, a scuola il sabato non si va. E secondo me dovrebbe essere, diciamo, essere resa universale questa cosa, perché ok, stavamo parlando. Cioè tu non puoi mandare uno studente il sabato a scuola sapendo che c'è solamente un giorno di vacanza per ogni settimana. Forse perché mi sono abituato io a farlo anche a scuola in Italia, però se dovessi tornare a scuola il sabato io proprio non so cosa farei veramente. E c'è anche una cosa in più: il mercoledì, nel mio caso, cambia ovviamente da scuola a scuola, ogni ora della giornata è ridotta. Cosa vuol dire ridotta? Vuol dire che tolgono dei minuti per ogni ora che tu vai a fare, quindi in teoria si uscirebbe un'ora prima da scuola, quindi io esco all'1:24 il mercoledì anziché uscire alle 2:20 in tutti gli altri giorni. L'orario che tu vai a prendere a inizio semestre, il primo semestre, quando inizi la scuola praticamente, sarà lo stesso identico orario ogni giorno che vai a scuola per tutto il semestre. Cioè vuol dire che tu avrai lo stesso orario, quindi gli stessi professori, le stesse classi per tutto il semestre. Una cosa che probabilmente avrete visto già dai film è che i professori non cambiano classe e sono gli alunni che cambiano classe a ogni ora. Parliamo dell'orario italiano. L'orario base di una scuola italiana sarebbe dalle 8:30 del mattino fino all'1:30 di pomeriggio. Quindi lo studente entra,
alle 8:30 a 5 ore con una pausa tra la terza e la quarta ora, se non sbaglio, perlomeno alle superiori succede così. Però se seguono questo orario, la scuola ce l'hanno anche il sabato. Io per la cronaca non faccio questo orario, io questo orario lo facevo alle medie, perché faccio dalle 8:30 alle 5:30 del pomeriggio, perché ovviamente sono ore curricolari che tu devi fare durante quella settimana. Parliamo invece delle classi. Come sono le classi in America e come sono le classi in Italia. Per classi intendo tipo i professori, tutto quello che riguarda appunto le classi e tutto. In America abbiamo praticamente una media di test rigorosamente scritti e a scelta multipla la maggior parte dei casi. I test sono quasi ogni 2 settimane per ogni classe. I compiti sono assegnati praticamente giornalmente, quindi tu ogni volta che torni a casa dovresti avere compiti. La differenza madornale rispetto a una scuola italiana sono le classi, la divisione delle classi per livelli di approccio, se vogliamo chiamarlo. Ci sono le classi standard, le classi honors e le classi AP. Le classi standard sono le classi non lo so, le classi dove ci sono tipo le persone che hanno meno voglia di imparare e quindi i professori si adattano per fare le cose più facili e farle apprendere al meglio agli studenti. Le classi honors sono le classi del mezzo praticamente. Le classi standard hanno sempre una loro variante honors, quindi praticamente le classi standard erano quelle dove c'è la gente che non vuole imparare. Nelle classi honors praticamente la gente bene o male vuole imparare, però sono un pochettino più impegnative, non dico tanto. Dipende ovviamente dalla classe che vai a selezionare. Le classi AP sono invece il top, sono livello college. Molte classi non lo hanno, cioè sono un livello molto più ridotto di classi. Se nelle classi standard c'era la controparte honors, le classi AP sono praticamente proprio selezionate e non sono, diciamo, disponibili per tutte le materie standard o honors. Vengono appunto selezionate. Abbiamo anche le cose ridicole. Ogni quarto, non so se ve l'ho accennato prima, ogni fine di quarto si fa una sorta di esame. Ogni quarto, non ve l'ho detto, è formato da 9 settimane e questo esame per ogni materia è chiamato letteralmente esame delle 9 settimane. Praticamente in questo esame tu rivedi tutto il programma che hai fatto in quel quarto. Quindi non è che dici tipo in Italia, io dicevo in Italia al matematico ho finito questo, faccio il compito e poi non me ne frega più un cacchio di niente. No, qua invece ti devi ricordare tutto quello che hai fatto nel quarto. Quindi una mezza presa per il culo, perché tu dici ho fatto il compito, però poi ti devi ricordare anche dopo. La cosa ridicola invece sono le classi di palestra. Le classi di palestra sono molto diverse da quelle italiane. Noi in Italia abbiamo educazione fisica. Noi abbiamo educazione fisica e dice si fa tutto, si fa pallavolo, si fa basket, si fa atletica, si fa tutto quello che vuoi. In America sono classi proprio specifiche. Cioè c'è una classe che fa pallavolo, c'è una classe che fa tennis, c'è una classe che fa calcio, c'è una classe che fa sollevamento pesi, c'è una classe che fa non lo so, qualsiasi cosa riferita. I cani, cazzo. Ah. Le classi di palestra sono una presa per il culo. Ve lo dico io perché sono una presa per il culo. Perché tu dici la classe di palestra forse è quasi una presa per il culo quanto le classi di educazione fisica, ma nelle classi di educazione fisica tu puoi trovare il professore che magari ti dice oggi facciamo quello, oggi facciamo quest'altro, che magari segue gli alunni. Qua invece non segue nessuno un cazzo, praticamente la gente si siede è una classe di ciaramello. Si fa anche una sorta di selezione tra i rappresentanti che dovrebbero rappresentare ogni categoria, perché non cambiando classe ogni giorno dobbiamo eleggere i nostri rappresentanti. Quindi per ogni classe ci sono 2 rappresentanti di classe e 2 rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni che compongono la classe.
Invece per tutta la scuola si eleggono 2 rappresentanti di istituto che sono eletti da ogni studente della scuola, quindi chiunque può eleggere chi gli pare. Ci sono anche le liste dei rappresentanti che vengono proposte a inizio anno e quindi tu puoi decidere chi votare. Solitamente nella mia scuola ci sono 2 liste differenti. Mentre quando ho parlato delle classi standard ONS e IP puoi scegliere tutto direttamente da scuola, perché come vi ho detto nell'altro video cambiare scuola è molto difficile qua, dovresti anche trasferirti perché tutte le scuole sono molto lontane rispetto alle altre. In Italia invece, ovviamente essendo tutto concentrato, ci sono diverse scuole che fanno diverse materie, quindi tu puoi, scegliere l'istituto classico, come puoi scegliere l'istituto scientifico, come puoi scegliere l'istituto industriale, professionale, agrario, che fa specifiche materie che ti preparano per uno specifico corso universitario oppure lavoro che tu in un futuro andrai a fare. Parliamo adesso degli sport. Sono presi molto sul serio nella scuola americana, cioè tu dici, guardi il film, dici le cheerleaders, la squadra di football, è esattamente come tu lo pensi, come lo pensi nei film, come vedi nei film, è esattamente nella vita reale quello che succede, esattamente nella vita reale quello che succede. Perché praticamente tu fai, diciamo che hai le selezioni per la squadra di football, tu hai un limitato periodo di tempo per ovviamente preparare tutti i documenti, per poter fare gli allenamenti e essere selezionato per la squadra. Una volta che tu firmi tutti questi documenti, succede che vieni chiamato per il riscaldamento prima degli allenamenti. Una volta finiti i riscaldamenti si fanno gli allenamenti sul serio, quando si inizia a scartare la gente allenamento per allenamento. Ci sono, 60 candidati e fai una squadra non lo so, facciamo una squadra di calcio da 11 persone più altri 11 stanno in panchina, devi scartare ben 40 persone ed è un numero grande. La somiglianza con la scuola italiana, ovviamente la scuola italiana sport non ne facciamo noi sport, cioè non competiamo con le altre scuole direttamente dalla scuola, noi non selezioniamo dagli sport, non è diretto, c'è questa cosa come c'è in America. Noi praticamente entriamo nei cosiddetti club che loro chiamano, cioè le scuole di calcio, le scuole di calcio esterne alla scuola che noi abbiamo in Italia sono i club in America. I club in America sono trattati come praticamente i figli di papà che non sanno giocare e quindi vanno nei club praticamente a fare la squadra, a fare tutto, però si pagano intanto $2000 all'anno, cioè sono abbastanza umiliati quelli che vanno ai club. I don't know. You got to let me know. Should I stay or should I go? Come on and let me know. Should I stay or should I go? Passiamo agli eventi speciali. Gli eventi speciali, sì, cosa ci sarà di tanto speciale? Il nome. La scuola americana, le vacanze sono spartite abbastanza bene. Partiamo direttamente dal mese in cui inizia la scuola qui, quindi agosto. Ad agosto, innanzitutto loro Ferragosto non lo festeggiano, quindi io ero a scuola mentre i miei amici stavano facendo spiaggiata. Settembre non c'era non c'era una vacanza vera e propria, però c'è stato l'uragano, quindi Irma, tutti lo sapete cosa è successo. Una settimana senza corrente e quindi una settimana senza scuola. Ottobre ci sarebbe dovuta essere vacanza e invece l'hanno tolta per colpa di Irma, perché non ci sarebbe dovuta essere vacanza, c'è stata una settimana. Novembre c'è stato il giorno di ringraziamento, quindi una settimana di vacanza. Una settimana di vacanza dal 20 al 27 di novembre. Si è goduto come un maiale perché i miei amici italiani erano a scuola tutta la settimana e io ero tipo sì, a scuola. A dicembre ovviamente ci sono le vacanze di Natale che vanno dal 23
No, iniziano il 22 e finiscono sono finite quest'anno l'8 di gennaio come da voi, perché c'era il sabato e domenica di mezzo, se ne sarebbero iniziate prima. Gennaio c'è Martin Luther King Day, febbraio c'è President's Day, marzo invece c'è l'ultima grande vacanza, sarebbe il Spring Break, che sarebbe le vacanze di primavera, tradotto letteralmente. Praticamente come il giorno di ringraziamento, una sorta di settimana di vacanza. Sì, perché cercano di dividere bene o male giorni di vacanza tra un quarto e l'altro, come una settimana di vacanza. Il giorno di ringraziamento è un caso a parte. Aprile è sempre scuola, non c'è vacanza. Maggio invece, finisce la scuola. Maggio il 25 finisce la scuola. Riguardo ad altri eventi speciali nella scuola americana, abbiamo i balli, c'è l'homecoming, che è aperto ovviamente a tutti i gradi. Vi ricordo che in America ci sono 4 anni di superiori e non 5. E invece il prom, che sarebbe il ballo di fine anno, è aperto soltanto ai seniors. Per la scuola italiana invece le vacanze sono molto diverse. Non vi so dire mese per mese, perché settembre non ne abbiamo chissà quante, ottobre nemmeno, novembre c'è il giorno dei santi che è il 1° di novembre, giorno dei morti che sarebbe il 2° e il 2 di novembre, però si va a scuola. Dicembre, la mia città, il 6 di dicembre non ha scuola perché è il patrono della città, mentre l'8 sarebbe l'Immacolata Concezione. Solitamente si fa sempre, nella mia città si fa sempre ponte, quindi si sceglie un giorno di vacanza, poi le vacanze di Natale che iniziano il 23 e finiscono, in questo caso sono finite l'8 anche quest'anno. Febbraio che c'è il carnevale, quindi probabilmente il giovedì grasso solitamente si fa la festa a scuola, almeno a scuola mia si fa la festa, e martedì grasso invece fino a qualche anno fa era vacanza, poi hanno deciso di toglierlo, non ho idea del perché. Marzo potrebbe capitare Pasqua, dipende anche dagli anni, perché ogni tanto capita a fine marzo, ogni tanto capita a inizio aprile, ogni tanto a fine aprile, dipende. Aprile, come poi ho detto, Pasqua, si fa una sorta di settimana, una buona settimana di vacanza. Maggio non c'è niente perché è dedicato ai compiti in classe, quindi a finire l'anno al meglio, cioè chi è andato male può sempre rifarsi quei compiti in classe che verranno a maggio. Giugno finisce la scuola, solo 10 giorni, finisce il 10 di giugno, tutti a casa, si iniziano le vacanze d'estate perché è al mare, sì, e basta. Guarda, adesso abbaieranno i cani, guarda quanto ci scommetti. Perché è tornato Brian? Guarda, aspetta che si abbaiano. Eccolo qua. Guarda. Mi sa che siamo arrivati alla fine anche di questo video. Grazie di aver visto fino a qui, ovviamente, perché mi sopportate davvero tanto. Spero di rivedervi il prossimo video. Lasciate un mi piace, lasciate i commenti qua sotto per, non lo so, lasciarmi un feedback, dirmi come sta andando, cosa vi piacerebbe vedere, tutto questo, cioè se magari dovrei iniziare uno dei vecchi video o qualsiasi cosa del genere. Quindi fatemi sapere, io sono sempre qui, da Riccardo è tutto, ciao a tutti! And I'm from the east side of America. We desensitized by hysteria, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. Sì, lo so che cosa state pensando. Adesso mi segnalano il video per il copyright.